Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Sono di nuovo con il Mod X8, ospite di SynthCloud, e a tal proposito volevo in qualche modo diciamo presentarvi un'opportunità offerta da questi campionamenti. Allora, alcuni mi hanno detto che non si trovano particolarmente bene con il piano interno di Mod X, alcuni. Io personalmente lo trovo molto bello, ma chiaramente ognuno ha i suoi gusti. Allora, un'alternativa che c'è è questo campionamento di Steinway, che è stato fatto da una persona che ho conosciuto per via di questo campionamento. Me l'ha fatto sentire e io devo dire che sono rimasto colpito. Ce ne sono tanti in questo pacchetto che viene proposto appunto da SynthCloud, che si chiama White and Black, ed è un pacchetto di suoni campionati. Quelli che mi hanno, diciamo, colpito sono stati questo Steinway in modo particolare, perché sotto le mani ha un'ottima vitalità, non so come dire. Poi scusate, credo di aver esagerato con... Esatto. Una volta entrati in relazione con il tasto, è davvero bello, davvero bello. Vi faccio un esempio di cioè cambio, diciamo, torno al preset. Chiaramente qui c'è molto reverbero, ora lo tolgo. Ecco, questo è CFX.
di Yamaha, quello di fabbrica. Ecco, tornerei poi invece allo Steinway, c'è molto più volume, sentite il dettaglio, tutti questi piccoli, anche le armoniche come si mescolano, sentite? E tutti questi errori, diciamo, queste peculiarità del piano sentito da vicino, no? Quindi rumori. Devo dire che è un'ottima alternativa perché è radicalmente differente rispetto a quello di fabbrica, che è, come avete sentito, molto più, diciamo, standard e pulito in quella che è il dettaglio. Qui i dettagli sono un po' più veraci, più realistici. A me piacciono i pianoforti così. Devo dire che è un'ottima alternativa, come dicevo, perché è veramente molto diverso rispetto a quello che troviamo nello strumento di fabbrica. Ecco, una cosa carina è che si possono comprare anche alcuni di questi suoni che sono contenuti, adesso ve ne faccio sentire altri, si possono anche avere separatamente a un prezzo ragionevole. Il pacchetto intero non ricordo quanto costi, ma presi singolarmente credo tipo che questo Steinway che vi ho fatto ascoltare ora costi intorno alle 25 euro, una cosa del genere, ed è un'alternativa al suono, diciamo, di fabbrica. Questo invece è un verticale che è molto interessante. È un Petrof. Come potete sentire anche qui molto dettaglio. Anche la curva dinamica, devo dire, torniamo allo Steinway solamente per riascoltarlo. Non si sente il gradino. E poi sotto le mani questo Steinway è molto bello, anche il Petrof. E poi abbiamo anche un Rhodes che si chiama LA Rhodes ed è molto dettagliato. Mi diceva il fautore, diciamo, di questi campionamenti, che questo Rhodes lui lo utilizza live e si trova molto bene. Io credo, sentendolo così, che sinceramente, utilizzando un po' di effetti interni del Mod-X, si possa arrivare un po' dove ci pare, diciamo, usandolo come base. Devo dire che anche quelli interni sono molto belli, però anche qui è un'alternativa, diciamo.
Anche questo può essere acquistato separatamente. Io devo essere sincero, mi piace molto lo Stenway, mi è piaciuto tanto, sotto le mani l'ho sentito davvero bello, questi sono tutti validi, c'è anche un Wurlitzer che possiamo ascoltare. Qui ci sono differenze di volume che poi andranno aggiustate magari utilizzando degli amp simulator o cose del genere. Ecco, anche questo per esempio secondo me, anche qui utilizzando degli effetti, dando un po' di vita, sentite che prende forma, poi ci sono tutti gli amp simulator che volete, potete sovrapporli. Però di base, dico, voglio dire, il suono è pulito e ha il suo fascino, secondo me. Come dicevo, con l'aggiunta di un po' di... con l'aggiunta, come dicevo, di un po' di fantasia, lavorandoci sopra si possono raggiungere degli ottimi risultati che sono un'alternativa a quelli interni. Io credo di avervi presentato più o meno queste opportunità, come dicevo sono, diciamo così, homemade da una persona che si chiama Pasquale, che saluto, che ha fatto questo lavoro perché voleva un suono diverso da una tastiera che gli piace in generale, ma voleva un pianoforte con un suono diverso e si è impegnato a fare questa cosa abbastanza seria, perché è facile campionare un pianoforte. E devo dire che il risultato insomma è ottimo, anche perché come dicevo non è semplice campionare un pianoforte, è un lavoraccio, ma parlo e tutto il resto, ha fatto un gran lavoro. E devo essere sincero, nel senso che chiaramente, come gli ho detto quando ci siamo sentiti, avrei detto quello che pensavo di tutto quel lavoro che ha fatto. Tutto è valido, per carità, anche questi Rhodes, questi Wurlitzer, lavorandoci sopra e prendendoli come, diciamo, foglio bianco su cui lavorare, sicuramente sono ottimi. Secondo me lo Steinway va un po' oltre il foglio bianco su cui lavorare, siamo già in un altro, ecco, quello lo voglio sottolineare perché lì ha fatto davvero un buon lavoro, è una validissima alternativa al piano del Modix, che come dicevo a me piace, però lui cercava qualcosa di nuovo e ha fatto questo lavoro. Secondo me gli va dato atto del fatto che quel suono è davvero davvero interessante e spero, tra l'altro quel suono si può comprare a parte, si può comprare come singolo, poi chiaramente in tutto il pacchetto ci sono altri suoni, c'è un Fazioli, c'è il Petrov che avete sentito, quindi una Upright, che non è male avere anche una Upright così dettagliato, così vero, verace, e un po' di altre cose, Wurlitzer, Rhodes e una melodica, insomma ci sono un po' di possibilità. Ripeto, la cosa che mi ha entusiasmato maggiormente è lo Steinway e quindi niente, saluto anche Pasquale, ringrazio SynthCloud per l'opportunità, io vi ringrazio, vi saluto come sempre, spero sia stato utile e spero che abbiate voglia di iscrivervi al mio canale YouTube, cliccate sulla campanella per essere disturbati dal sottoscritto quando combino qualcosa e io vi ringrazio, vi saluto come sempre, vi mando un abbraccio e state bene, ci vediamo presto. Ciao ciao.